Frazioni proprie, improprie e apparenti. Facile facile. Frazioni proprie. Bene, ma che significa mai frazionare? Frazionare significa dividere in parti uguali. Ma dunque la frazione è uguale alla divisione? Beh no, perché oltre a dividere in parti uguali, prendiamo un certo numero di quelle parti. Questo è ciò che fa differire la frazione dalla divisione. Andiamo a vedere le frazioni proprie. Partiamo come per il video precedente dalla mela. Una bella mela gialla che rappresenta il nostro intero. L'intero è uno degli elementi fondamentali affinché si possano risolvere o comprendere bene le frazioni. Se non abbiamo ben presente il concetto di intero, sia esso fatto da una mela o da un gruppo di Lego o da qualsiasi altra cosa, da qualsiasi altra quantità, non possiamo comprendere la frazione. Quindi, bambini, e non solo, Cosa? quando avete una frazione dovete sempre tenere presente qual è l'intero. Ma torniamo dunque al nostro intero, la mela. Procediamo con la classifica. Ecco la nostra mela, ne voglio prendere un mezzo. Ma cosa significa un mezzo? Significa che io ho diviso questa mela o devo dividere questa mela in due parti uguali. Bing! Oh che magia! Due parti uguali e 2 va al denominatore, 2 le parti in cui ho diviso l'intero. E di queste due parti solo una la prenderò. Un mezzo, o di due parti una. Un mezzo. Facciamo un esempio con i miei tanto amati Lego. Quanti ne abbiamo di Lego? Tantissimi Lego. Una frazione si dice propria quando il numeratore, cioè il numero che si trova su, è superiore al denominatore. Il denominatore indica in quante parti devo frazionare o dividere l'intero. Prendiamo sempre un gruppo di Lego, sono esattamente 15 Lego. 15 è dunque il nostro intero. Vi ripeto, bambini, e non solo, non dimenticate mai qual è l'intero. Quando vi sottopongono un problema o una domanda con la frazione, pensate qual è l'intero che devo frazionare e di lì procedete. Se partite da questa domanda, cioè qual è l'intero, la frazione sarà semplicissima da risolvere. Il nostro intero è dunque formato da 15 pezzettini di Lego. Io voglio regalarne i 3 quinti a mio figlio Leonardo. 3 quinti. 3 quinti di 5 parti, 3 ne regalerò a Leonardo. Quindi 15 è l'intero. 5 è il denominatore. Il denominatore è il numero più importante della frazione, perché esso ci indica in quante parti dividiamo l'intero. 5. Dividiamo quindi il nostro intero in 5 parti. 15 diviso 5 farà 3. Vuol dire che ogni piccolo gruppo è formato da 3 elementi. 3 Lego, 3 Lego, 3 Lego, 3 Lego e 3 Lego. Ho diviso i miei 15 Lego in 5 parti. 5 parti. 3 è quindi l'unità frazionaria, perché con 5 unità frazionarie insieme riottengo tutto l'intero. Quindi un solo piccolo gruppo è formato da 3 elementi. Ma quanti ne dovrò dare a Leonardo? Dovrò fare 3 per 3, il numero che c'è al numeratore, cioè 3 gruppi. 3 per 3, 9. Saranno 9 i Lego che io donerò a Leonardo. Quindi 15 diviso 5, 3. Quindi 3,
3, 3 e 3 per 5 volte. Di questi 3 gruppi, 3 per 3, 3 per 3, 9. 9 saranno i Lego da dare a Leonardo. Prego Leonardo, tieni. Amore, amore, amore. Abbiamo in questo caso 8 Lego e voglio darne i 2/4 nuovamente a Leonardo perché oggi è stato veramente bravo. Qual è il mio intero? 8. Devo andare a frazionare perché i 2/4 li devo dare a Leonardo. 8 è l'intero. Dividiamo subito per il denominatore. Intero, 8. In quante parti devo dividere? 4. 8 diviso 4. 8 diviso 4, 2. E infatti ogni parte delle 4 è composta da 2. È composta da 2 elementi. 2. Quanti gruppi di questi dovrò dare a Leonardo? 2. 2 per 2, 4. 2 per 2 al numeratore 4. Frazione propria, perché il mio intero basta. Perché propria? Proprio perché il mio intero basta a soddisfare la mia richiesta. La mia richiesta è scritta al numeratore. Il numeratore mi dice quante parti mi servono. Il denominatore mi dice invece in quante parti divido l'intero. Ma non dimenticate mai di ricordarvi qual è l'intero che sto frazionando, perché altrimenti non potreste mai fare la frazione. Chiarissimo! Per cui la frazione propria è proprio una frazione semplice, perché il numeratore è sempre più piccolo del denominatore. Le parti che ho frazionato basteranno per essere prese dal numeratore. Ho 100 euro, voglio darne i 3/4 a Leonardo. Cosa vuol dire? Qual è il mio intero? 100 euro. Devo dividere il mio intero in 4 parti, quindi 100 diviso 4, 25. 25 è la mia unità frazionaria. Quante parti prendo? Me lo dice il numeratore, 3. 25 per 3, 75. E 25 rimarranno a me. Vi mando un super cuore, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!